Bam, second day, oggi è intensa a livello psicologico. Siamo usciti da Kathmandu, ci hanno portati in queste 6-7 ore di strada, in mezzo un po' giungla vibe. Penso che il grande lavoro di oggi sia 1, rendermi conto profondamente, 2, interiorizzare, 3, vedere come integrare attivamente nella mia vita la grande consapevolezza dell'enorme privilegio che abbiamo in quanto essere fucking bianchi occidentali, ok? La grande consapevolezza che sono una ragazza giovane, piena di risorse, che ha potuto studiare, fare sport, danzare, avere gli amici, andare a scuola, fare quel cazzo che mi pare. Posso prendere la mia Kung Fu Panda, fare 7000 km in un mese, non me ne frega niente, ciao, andare a vedere il mondo, fare quello che mi interessa, dire ma io mi reinvento la vita. La vergogna di avere queste risorse. E poi il grande processo che, come non è giusto vergognarsi di non avere risorse, forse non è giusto vergognarsi di avere le risorse, ma che da queste risorse in qualche modo nasce anche una responsabilità di ridare al mondo quello che il mondo ti ha dato. Perché queste 7 ore di autobus che ci hanno portato da Kathmandu alla giungla dove siamo adesso sono state 7 ore di una strada, raga, che se la facevo io veniva meglio, no, nel senso, per dire che cioè ogni volta che adesso andrò in macchina su una cacchio di strada che funziona, benedirò la mia condizione in questa vita, perché veramente la fatica di spostarsi da un punto all'altro del paese con la nostra guida che ci spiega tutti i problemi che ci sono, tutti i problemi politici, che ci sono ancora le caste, che la gente qua a volte ha uno stipendio di 250 euro al mese, 500 euro al mese, per avere una stanza a Kathmandu sono 700-800 euro al mese. Cioè veramente gente per strada, case di lamiera, è tutto veramente estremamente povero e semplice. E questa vergogna, Dio, di andare in giro con una Nikon, una Canon, una fucking macchina fotografica al collo, a fare le fotografie, capito? Arriviamo in sto villaggio di questa tribù che sono sopravvissuti a un sacco di malattie, tutto per la loro cultura alimentare, per il loro modo di vivere. Vedere sti, Dio, ma 15 bambini che gli ho detto 3 parole in nepalese, mi sono venuti tutti addosso, mi hanno preso per mano, nel cuore che mi si... cioè... no, ma è quella sensazione di quando un bambino ti viene a prendere per mano, Dio, che non... cioè tutto nella tua testa sparisce, capito? Non c'è più senso niente, cioè nulla, cioè tutto quello che stai facendo è una cazzata. Cioè questo rimetterti in discussione di ma raga, ma cosa sto facendo nella mia vita? Veramente. Renderti conto che il fatto di avere una lavatrice, di avere l'acqua, che possiamo bere l'acqua corrente, posso inventarmi di lavorare 4 mesi all'anno perché tanto vado in Francia, faccio il magagno, vado i soldi, poi ciao. Avere la libertà di decidere a quali festival voglio andare quest'anno, cioè raga, ma no, ma siamo fortunati. E quindi oggi veramente questo grande sentimento di vergogna da un lato, di dire veramente mi vergogno essere qua, veramente mi vergogno avere così tante risorse, veramente mi vergogno venire qua a guardarti e non poter aiutarti, cioè non... E queste sensazioni che ti viene che vorresti aiutare il mondo, no? Ma allo stesso tempo cosa fai? Cioè anche se gli dai 100 euro non è che cambi la situazione a questi qua. Non gliela cambi. E poi mettersi anche in testa che alla fine non è che puoi cambiare il mondo, no? Cioè il mondo c'è i suoi equilibri, c'è chi soffre, c'è chi non soffre, c'è chi nasce ricco, c'è chi nasce povero, la realtà è molto più complessa di quello che noi vediamo. Quindi questa cosa di voglio aiutare il mondo è anche un sacco di ego, quindi in realtà non me ne faccio un granché. Da un lato sinceramente c'è una basicità che mi manca molto rispetto ai nostri sistemi, cioè
anche solo il fatto che per costruire, per fare una cosa non devi chiedere sempre, fare 1000 cose di burocrazia. Ok, va bene che questo è stato fatto anche per proteggerci, per una tutela sociale, diciamo, ok? Però siamo anche andati al di là, nel senso che adesso qualsiasi cosa che vuoi fare sei bloccato dalla burocrazia, o al contrario, cioè non devi chiedere a nessuno per costruire, vuoi fare un tuo negozio, tiri su 4 lamine, metti fuori 4 banane, siamo a posto, l'HCCP qua, cioè un po', capito? Quindi vedere veramente questi due estremi, renderti conto che tu vivi da una parte estremamente privilegiata del mondo, che c'è tutto quello che vuoi, tutto quello che vuoi, senso di colpa, ego che vuole salvare il mondo, che poi segue una ruota, sì, ma poi la consapevolezza che non sarai di sicuro tu ad arrivare a sconvolgere l'equilibrio del mondo. Comunque questa grande spinta, questa grande voglia a fare qualcosa di significativo nella vita per gli altri deriva dalla consapevolezza di quanto ricevuto in questa vita. Vabbè che poi ne abbiamo avuto un sacco di problemi e i nostri paesi europei, nonostante abbiamo tutto quello che vogliamo, abbiamo un'enorme crisi psicologica dove il suicidio è la seconda causa di morte nei ragazzini dai 14 ai 30 anni, ok? Quindi noi stiamo bene da un lato ma stiamo molto male dall'altro. Quando ricevi devi dare. Cioè, cosa me ne faccio di tutto questo ricchezza interiore ed esteriore se non la condivido con gli altri? No, niente, perché te lo giuro, la felicità di queste piccoline manine nepalesi che mi prendevano la mia manina e iniziavano a parlarmi nepalese, facevano gli occhi grandi così quando iniziavo a parlargli in nepalese e mi saltavano addosso, mi ha fatto impazzire, veramente mi sono messa a piangere, ho detto cosa sto facendo nella mia vita? Sto facendo qualcosa di significativo, voglio fare qualcosa di significativo, ho dei progetti per qualcosa di significativo nella vita? Veramente abbiamo avuto queste danze bellissime di queste ragazze super belle che hanno fatto la loro danza tradizionale. Questo è bellissimo, no? Veramente far rendere conto alla gente di tutto il mondo che ci sono delle tradizioni, che loro sono sopravvissuti grazie alle loro tradizioni, e mostrare una parte è una ricchezza interiore enorme, capito? Ma allo stesso tempo il senso di colpa di essere lì a guardare questa gente, capito? Come se fosse allo zoo, con queste che fanno na perché è diventato tutto uno show. Madonna, mi sono sentita di un male, io a un certo punto sono andata via, sono tornata indietro, sono stata il tipo e gli faccio: ma qualcuno di loro parla inglese? Cioè, fammici parlare con loro, cioè io non posso venire qua a guardare una danza come se fosse la TV, come se fosse lo show, guardare cosa fanno, buon bene, grazie, ciao, hai fatto il tuo show per me, turista, e poi me ne vado a casa. Cioè, fammici parlare, Dio ti prego, sono delle ragazze della mia età, sono delle mie sorelle. Io ho detto: ti prego, cioè dimmi che qualcuno parla inglese, capito? Fammi connettere con una di queste sorelle, fammi dire come lei sta. Cioè io voglio sapere come una di queste ragazze si sente, ok? Da venire da qua, dalla tribù X, del villaggio X, a venire nel posto a fare na. E lei mi fa: guarda, ti capiscono, però sono shy, cioè nel senso non sono abituate che qualcuno viene a parlargli. Allora veramente io mi venivo da piangere, dico: ascolta, diglielo tu, o comunque ve lo dico a tutti se qualcuno mi capisce. Volevo solo dirvi che magari vi sembra strano, ma io alla vostra età sono una ragazza che vive dall'altra parte del mondo e volevo solo dirti che ti vedo come persona, che non sono qua solo a vedere per il tuo show del posto in cui dormo e buona, sono venuta veramente qua a riconoscerti come sorella, Dio, e veramente spero di poter prendere la tua cultura dentro di me, spero di poterne fare qualcosa, spero di poter prendere più consapevolezza, spero che questa consapevolezza nasca in qualcosa che possa migliorare la vita degli altri, di me, del pianeta. Non lo so, raga, non lo so. Ti riconosco come sorella. Vengo dall'altra parte del mondo, ma siamo la stessa cosa, capito? Cioè, cosa devo fare? Non lo so. Quindi un po' di crisi esistenziale. E va bene così. Penso che alla fine, quando si fanno questi viaggi, è anche per capire chi sei, da dove vieni, no? Secondo giorno così, emotivo. Ciao, buonanotte. Non lo so.